Descrivetemi il cammino con una parola. Emozionale. Soffrire. Vita, amicizia, Spettacolo. Consapevolezza. Redenzione. Sollievo. Birra. Grande Lollo! Challenge. Absolute challenge. Sono passati 3 anni dall'ultima volta che ho messo piede in un aeroporto per andare all'estero. Ancora non ci credo, ma oggi si riparte. E non per una destinazione a caso, ma per la meta delle mete dei camminatori. Praticamente è il viaggio epico che tutti, almeno una volta nella vita, sogniamo di fare. Peccato che non sarà epico neanche a sto giro. Anzi, andrà tutto a puttane. Un'altra volta. Was patient though it was blatant. They were quite the match. After a while he made the move, dial 7 keys to get her on the phone. Then he wooed her. Then he wooed her. Then he wooed her into love. Married that girl, he married that girl, he married that Scooped out the devil's punch bowl for a promise of There's just one of 3 he molded for a promise. Now a place where Arthur sleeps until he is needed by him. Erano 2 anni che con il mio amico Giacomino si parlava di fare questo viaggio. Ed ora eccoci qua, agili come Dubradipi e con gli zaini stracarichi al punto di partenza del Camino Inglés, in Galizia. È in questo preciso posto che ci si fa la prima foto. Si compra la credenziale all'ufficio pellegrini, si mette il primo timbro e poi, come si dice in Toscana, si dà fo alle micce e ci si mette in cammino. Siamo ufficialmente sul cammino di Santiago, il cammino inglese. E ti dico la verità, Giacomino, io già non ho più voglia. Ferrol ha un'atmosfera tutta sua. La gente per strada ci saluta e ci fa 1000 domande. Tipo chi siete, cosa volete, un fiorino, cose così. Buon cammino, Giacomino. Anche a te. E stavolta te lo dio sul cammino di Santiago, ma ci pensi? Cioè, proprio originale. I primi chilometri sono conditi da asfalto e cemento. Costeggiamo accademie e caserme militari, che giusto ci ricordano quanto lo spirito umano sia pacifista. Siamo quasi a 5 km dal punto di partenza e non si è ancora trovato un santo supermercato. Niente, zero. Assolutamente zero. Vabbè, in compenso c'è un sacco di farmacie, tantissime farmacie aperte, anche vicino alla partenza. Fontane d'acqua per ora 2, la prima fa schifo, la seconda invece è buona. Sì. Ci sono tanti cippi, quello sì è positivo, tanti segnali dai ce n'è. Indicano bene. Sì. Il percorso si fa più interessante quando cominciamo a costeggiare il mare. Qui tutto sembra più bello. La strada, il clima, il panorama. Siamo felici, spensierati e soprattutto stiamo benissimo. C'ho la febbre alta, c'è poco da fare. E qui la bella storia felice che avevo in mente, che volevo raccontare, se ne va a fanculo. Dal nulla sento la testa appannata, le gambe mi cedono e in men che non si dica mi ritrovo spalmato per terra. Con la febbre in aumento di camminare non se ne parla. Così Giacomo chiama un taxi e si ritorna in città. Lui, convinto che la cosa si risolverà di lì a breve, mi convince ad arrivare fino a Pontedeume.
inizia la caccia al tesoro per trovare un pullman. Una volta trovata la stazione dei bus, aspettiamo per 5 ore prima di veder spuntare all'orizzonte il mezzo che ci porterà finalmente a Pontedeume. Arrivati in paese scopriamo che non ci sono ostelli disponibili. Così, mentre io mi rotolo da una panchina all'altra come un sacco di patate, Giacomo s'attacca al telefono per trovare un hotel. Lo trova a circa 3 km di distanza. Sono solo 3, ma a me sembrano 30. Una volta in hotel, da qui la memoria diventa confusa. Ricordo una festa, la stanza piena di gente, musica, luci. Sono 14 ore, è così. Questo mi muore. Il giorno dopo la febbre non c'è più, ma mi sento come uno straccio ed inizio ad accusare uno strano dolore a mani e piedi. Quindi riprendere a camminare è impossibile. Giacomo, nonostante la situazione surreale, è già stato posseduto dallo spirito del cammino e parte per percorrere la tappa fino a Betanzos, mentre io lo anticipo raggiungendo il paese con un pullman, così da trovare tutto il necessario per quando arriva: ristorante, hotel, eccetera, eccetera. Everything, everything, everything I touch will break. A Betanzos il cielo cenerino incornicia la piazza centrale, dove un'orchestra informale accenna brani della Disney in occasione dei festeggiamenti patronali. Faccio un giro per il paese in cerca di un ostello o di qualsiasi altro posto dove dormire, ma l'affluenza dei pellegrini è così alta che alle 10 del mattino è già tutto pieno o prenotato. Le forze non sono molte e quando il fisico decide di abbandonarmi, mi rintano prima in una piazzetta tranquilla e poi nella chiesa di Santiago, dove, lo confesso, ci sbarbo un'oretta di run. There's so much that you wanna do. The world is just waiting for you. But I'm holding you down from the dreams that you found in a life that you left when we met. Ce l'ha fatta arrivare, sono 7 orette aspetto, Maremma cane. Ciao. Ciao. Com'è andata? Da solo, ma no, poi ho trovato dei ragazzi e devo dire la verità, mi dispiace, ma una bellissima tanti chilometri. Potevi me fa cacare. Fa cacare. Grazie. Il paese qui, Betanzos, è bellino a morire. C'è anche la festa in piazza, ci sarà sicuramente un bordello. La cosa negativa è che non c'è da dormire. Strano. Senti. Pieno di... E c'è anche pieno di pellegrini che non hanno un posto dove dormire. Allora ho prenotato lontano da qua e quindi l'unica soluzione è prendere il taxi e andare là. La porta d'ingresso. Allora la cosa ganza è che qui sembra un paese fantasma, no? Ovunque dove sono passato non c'è nessuno, secondo me c'è le comparse e basta, cioè non è un film. Tutti i paesi vuoti. Ogni tanto si vede uno e ti fa buon cammino e poi È sparito. Saranno cartonati la voce. siamo comparsi. Andiamo. Poi ho trovato una a parte le oasi nel pellegrino, che dopo ci fa vedere le foto, cioè non sono oasi, sono Zitto. Non me lo dico, guarda, non lo voglio sapere, non lo voglio sapere. Vabbè, Giorgio, non lo voglio sapere. Comunque ecco, una cosa che ho pensato è che purtroppo Saluta Bobby. io oggi sono entrato nello spirito del cammino, cosa che purtroppo te dovuta chiaramente al problema che tu hai avuto, ma io sono convinto che domani avrai il sorriso come me. Ne sono convinto. Giovino, io lo spero. Purtroppo a me mi ha posseduto Satana sul cammino di Santiago, e ti devo dire. Vai perfettamente Hola. reso. Hola. Cioè, Profumava. È una bella salita anche questa. l'avevo detto. Bellino. Via, hai finito le salite per oggi. Dai, Ora sono disceso. bellino, dai. Sì. Sai cos'è quella dietro di te? No. È la chiesa di Santiago. Cioè, ma te veramente oggi ha dormito qui dentro? Anche qui dentro, sì. Oh, in effetti le chiese prima servivano a questo, no? Per accogliere. Sono pellegrino, dove devo andare?
nessuno ti ha svegliato. No, assolutamente. In questa chiesa mi è successa una cosa che ancora oggi, quando ci ripenso, faccio fatica a comprendere. Infatti finora non l'ho mai raccontata a nessuno, solo a Giacomo, il giorno che siamo entrati lì dentro insieme. Quando sono entrato la prima volta, da solo, la chiesa era completamente deserta. Mi avvicino piano verso l'altare. Quando mi sono ritrovato davanti a questo altare, con a sinistra la conchiglia del pellegrino dipinta su una bellissima finestra e retroilluminata dalla luce, non so perché, ma all'improvviso sono scoppiato a piangere, ma proprio il pianto di un bambino. E la cosa assurda è che non era un pianto di tristezza, era un pianto di gioia, di liberazione. In quel momento mi sentivo bene, mi sentivo a casa, mi sentivo protetto. Non posso descrivere quello che ho provato a parole, ma credo che sia una sensazione che non dimenticherò mai più in vita mia. Per me è strano due volte perché io non sono religioso, ho molto rispetto per le strutture religiose, per ciò che rappresentano, soprattutto per la parte storica che rappresentano, però ecco, non ho sentito la mano di Dio o San Giacomo, però c'era questa strana energia che mi faceva sentire così bene. Ora, chi è religioso sicuramente prenderà questo come un segno divino, chi non lo è magari andrà a cercare risposte altrove. Per me è stato un dono che non scorderò mai, e da chiunque o qualsiasi cosa sia arrivato era la cosa giusta al momento giusto, e gliene sarò sempre eternamente grato. Di nuovo insieme facciamo tutto quello che faremmo a cose normali a fine tappa. Timbro sulle credenziali, birretta di rito al bar centrale, De Galizia. ricerca e utilizzo di lavanderia a gettoni e caccia al giusto ristorante dove mangiare senza spendere un rene. Aforo completo, solo reservas. Non si preparan pinchos ni tapas. Cioè, Praticamente è tutto un pieno, è tutto pieno. E questi sono dei più gettonati su TripAdvisor. Quello davanti è chiuso, però Giovino, scusami, e sono l'8 di sera, in Spagna l'8 di sera, e non si mangia. Fanno colazione. Cioè, sì, praticamente, è troppo presto. Troviamo un locale che ci ispira, ancora chiuso. Dopo una ventina di minuti ci fanno entrare. Mangiamo la tortiglia de Betanzos, che poi è la frittata alle patate. A detta di Giacomo, il cibo è ottimo. Io purtroppo non posso dire lo stesso. Ho lo stomaco chiuso da 2 giorni e non riesco a mangiare praticamente nulla. Oggi mangerei anche una ciabatta fritta. A cena finita, porto Giaomino all'unico hotel che sono riuscito a prenotare in tutto il giorno. Lo vedi bello l'hotel Giaomino? Di stasera tu lusso. hai proprio prenotato alla grande. Ma non è quello il nostro. Ah no, È quello di là. Lo vedi bello quello? È il Bates Motel. Sì. Stasera ci fanno fuori, Ciccio, Sì, te lo dico. Ci sono anche coyotes. Sì. Siamo riusciti ad entrare nella camera d'hotel. C'è anche le pareti sgarrupate, che si vede laggiù, manca le prese elettriche, la bajour c'è, ma è fittizia perché tanto qui si può dare corrente. Si è speso 14 euro di taxi per arrivarci, perché siamo a qualche chilometro da Betanzos, ma qualche chilometro. Sì. Però almeno siamo riusciti a trovare un posto per dormire. Ci guardava strana dalla reception, mi va bene un letto unico? Bah sì, ma siete sicuri? Forse perché ti ho fatto anche così. Probabilmente. Poi certo, quando si fa il check-in tu mi metti la lingua nell'orecchio, che sì. te ne pensa? E basta. Ora doccia e poi si russa. Una bella doccia. Ciao. Ciao. Ogni mattina c'è qualcosa, è una maledizione. Una maledizione. Questa mattina non riesco a muovere gli alluci dei piedi. Si sono gonfiati, non entrano neanche più dentro le scarpe. E quindi è praticamente impossibile camminare. Non voglio assolutamente infilare il dito nella piaga, ma è veramente una maledizione. Qui qualcuno se l'ha gufata, non c'è verso. Di solito il cammino è penitenza. Però che cazzo, sto giro è proprio punizione. Ma che t'ho fatto? Thought I saw you in a grocery store.
hair was frizzy and the eyes were yours, but you turned and walked away. E così le nostre strade si dividono. Ma si riuniranno. Allora, buon cammino. Mi dispiace. Ci vediamo a Santiago. Ci vediamo a Santiago. Every time I try to look within, you turn and walk away. You turn and walk away. Ora, per non rimanere sul cammino, perché sarebbe veramente una pugnalata al cuore, ho deciso di spostarmi e andare a La Corugna e andrò a fare il turista non camminante. Sarà una bella sfida con me stesso, intanto per non passare 3 giorni a piangere, ma anzi trovare la forza per reagire e a questo punto, non lo so, trasformare questa disavventura in, non lo so, in un'avventura turistica, non saprei neanche come definirla, in qualcosa di positivo. Vediamo. E lascio Betanzos in solitaria. Sul cammino di Santiago si riesce a trovare anche messaggi. Non riesco a capire bene quello che dicono perché sembra galiziano e c'è un simbolo di un piede rotto. Quindi Mirko, sono messaggi per te. Ovunque trovo messaggi per te. E così ognuno va per la sua strada. Non l'ho mai detto prima, ma la sua scelta di partire da solo m'ha spezzato in 2. Mi sono sentito abbandonato, e proprio quando avevo più bisogno del mio amico accanto. Ma d'altronde non gli ho nemmeno mai detto di restare, perché noi siamo fatti così. Non ci si dice mai davvero quello che si pensa per paura di ferire l'altro. E poi alla fine ci si ritorce sempre contro. Che idioti. Feeding 1,000 hungry lambs. Arrivato alla Corugna. Wow, molto carino sto posto. Sembra proprio una bella città. Almeno questo. Ora devo aspettare circa 4 ore per poter fare il check-in al mio hotel. E vabbè, starò su una panchina. Tanto ormai in questi giorni sono diventato tutt'uno le panchine e muretti. Anche se sei da solo, non sei mai, quasi mai effettivamente solo, perché è veramente c'è veramente una concentrazione di pellegrini incredibile. Necesitas di algo? ¿Un crema? No, es un problema antico. Todo bien, todo bien. No, todo bien, todo bien. Mirko, ti ricordi quando tu mi hai detto, no, ma tanto con la tappa di ieri le salite sono finite. Accidenta a te. Devo dire che qua in Galizia le persone sono davvero spettacolari. Sì, il termine giusto è spettacolari. Sono gentili, disponibili. Anche adesso sono arrivato in hotel alle 10:30, avrei dovuto fare il check-in alle 12, quindi a mezzogiorno, e comunque mi hanno dato la camera. Ho avuto subito un imprinting positivo con questo posto e credo che La Corugna sia il posto giusto dove poter riprendere le mie forze, e rilassarmi e vedere poi cosa succede. Ora mi riposo un pochino perché ho i piedi che fanno veramente male, mortacci loro, e boh, chi lo sa. Salita e cavalli, cavalli e salita, e ogni tanto abbinate a una bella panchina si trovano queste fontane e sono proprio del cammino, vedete il simbolo, basta pigiare. Come stas? Ah, non sente, ok, bene, gracias. Non intende. Non intende, è uguale, no problem.
e non intende, no sordo che non intende, quindi direi perfetto. Ieri mi è successa una cosa che ho raccontato a Mirko, cioè che non mi era mai presa, forse era tutta la compressione di negatività che avevo provato quando Mirko purtroppo si è ammalato e ho visto un po' sfumare il nostro progetto. Comunque ieri ero a una ventina di chilometri, ho passato un ponticino medievale, cioè mi è cominciato, non lo so, una voglia di ridere, di urlare, di urlare, cioè urlavo da solo, una sensazione stupefacente, ecco. Hola italiano. Come te, come già il nome? È il nome? Nome mio? Sì. Seila. Seila. Nerea. Abbiamo appena chiesto cosa sono queste strutture che si vedono lì. Ma guarda, tutte le case hanno. E ci hanno detto che Se utilizza per guardare il mais. Ah, si utilizza per depositare il mais. Io seguo loro come un perro, Questa, Mirko, ultima salita è per te. Dopo aver dormito qualche ora, essermi riposato e aver mangiato anche un bel panino con jamon serrano, il prosciutto crudo spettacolare che c'è qui in Spagna, la mia idea era quella di andare in spiaggia. Sono venuto a cercarla, ho scoperto che è vicina al mio hotel e infatti è praticamente a poche centinaia di metri, qui siamo già sulla spiaggia. Ora, c'è un fatto qui in Galizia, il clima, che è un po' particolare, sicuramente non è come quello che c'è in Toscana, soprattutto in quest'estate. La media sembra 21 gradi ad agosto, almeno in questo momento, e soprattutto tira questo vento gelido, maremma buona che arriva proprio dall'oceano, fa un ghiaccio e porta via. Comunque vedo che la spiaggia boia e straborda di gente. Bello. Via, e ora mettiamo questi piedini marci dentro l'acqua. Ah! Maremma cane è fredda. Maremma cane è fiesce da queste parti. Ma sono finito in una spiaggia dove c'è tutte le ragazze con le tette al vento. Dio c'è, c'ho le prove. Che spettacolo! Maison Museo Xente no Camino. È un museo praticamente dove si può anche mangiare, ci si ritrova. Certo. Este es el nuestro. Buen camino a Saloni. Sono estremamente triste, le mie amiche se ne vanno. Brutto momento. Ciao! Si lascia i vecchi amici ormai e se ne trova un altro e si va insieme all'alberghe. Siamo arrivati ora all'ostello, ma sembra che non ci sia posto nemmeno qui. Potrebbe essere un gran casino, davvero. Abbiamo un letto, pericolo scongiurato. E c'è una cosa, infatti, che è questo numero qui, che è la Guardia Civile, mi diceva un ragazzo che se non trovi da dormire chiami loro e in qualche modo ti sistemano, perché c'è veramente un'emergenza postiletto. Saludos desde el albergue de Presedo a los ragazzi del I2Me. E così, tra spostamenti, spiagge e chilometri a piedi, si conclude anche questa giornata. Dalla Galizia è tutto, fino a domani. E buonanotte. Ciao. Oggi la giornata è così. Fa freddino, piove, ma più che pioggia è
è come se sudasse l'aria, no? Quindi va da sé che è molto difficile andare in giro, è molto difficile anche fare un po' di riprese. Quello che volevo fare appunto era riprendere per anche passare il tempo, perché altrimenti 3 giorni qui che ci fa? Si è bagnato tutto i mortacci tua e ora lo metto asciugo. Accidenti a te. Meglio, il problema è che tra 2 secondi li sarà bagnata, quindi... Comunque adesso mi trovo su una parte del lungomare, che tra l'altro è una figata pazzesca. Il lungomare di tutta la città è lungo ben 13 km ed è tra l'altro molto frequentato, soprattutto la mattina, da persone che vanno a correre e a camminare. E tra l'altro i cittadini di questa città camminano una cifra. Infatti questa mattina il lungomare era strapieno di gente. Molto bello. Niente. Sono, come vedete, di nuovo solo, ma è il bello del cammino. Che dire, ho dormito abbastanza bene, tutti molto puliti. Penso io di aver russato più di tutti, vero Mirko? Ehi! Lo so. Che ti devo dire? È di là il cammino, così. Oh, beh, stamattina mi sento proprio San Francesco, parlo con tutti. La freccia così è proprio bella, la devo proporre anche al lavoro. Dopo 3 km da Preseido, direzione Bruma, tutta salita e sterrato. E da solo, senza nessuno, è abbastanza dura, E mentre Giacomino cerca di sfuggire alla solitudine, sua più acerrima nemica, io, girovagando a caso per La Corugna, mi ritrovo in Plaza Maria Pita, la piazza centrale della città, e non vi dico lo stupore quando mi trovo davanti le bandiere dell'Ucraina che sventolano con tutti gli ucraini che celebrano il giorno dell'indipendenza, mai così simbolico come quest'anno. Forse sarò un po' sentimentale, lo ammetto, ma ritrovarmi qui e trovare gli ucraini mi è venuta la lacrimuccia, sono sincero. Le bellezze di questa città mi aiutano a distrarmi e cerco di non pensare al cammino, cosa che in Galizia è quasi impossibile, visto che il Cammino di Santiago è presente praticamente ovunque. Dopo 5 km di praticamente niente si ritrova la civiltà. Corsina Atlantica, chilometri zero. Qui non siamo mai soli, ho conosciuto dei ragazzi del sud della Spagna. Io sono José. Yo soy Cristina. E sono simpaticissimi, si sta bene. Siamo a 46 km da Santiago e il morale è salito grazie a loro. Viva la Toscana. Saluta Italia. Ay, Italia, muy bien, encantado. Encantado, pero sí parece que ya nos entendemos algo. Non ho capito. Ho ricevuto ora un messaggio da Mirko che preferisce non sapere niente del cammino, io lo capisco. È un messaggio che mi ha fatto molto male. Non so come spiegarlo, mi sento in difficoltà, ma in colpa no, perché se eravamo più vicini e potevamo tornare a casa sicuramente sarei tornato con lui, ma io non ho molto tempo per fare queste cose e ho visto l'opportunità di continuare e ho continuato. Un colpo, una pugnalata, ecco, ma non per, ci mancherebbe, non è colpa di Mirko, anzi io lo capisco bene, gli ho appena risposto che lo capisco e voglio sapere come sta e basta, cioè non gli parlo del cammino, però 2 anni di seguito così, prima io poi lui, è proprio una sfiga tremenda. E dopo 10 km di nulla, perché il ristorante, insomma il bar vicino al lago era chiuso, a Travesas trovo il primo bar. Là c'è la fonte e qua c'è Casa Avelina, bar e stanco. E qui, se uno vuole, come io, si può fare una sosta. Questo è un posto magico.
è un'oasi dove ti fermi, ti trattano come un re quasi, perché mi hanno portato lo sgabello per appoggiare i piedi, mi danno biscotti, latte. Italia. Italia. El camino inglés es Italia. Es Italia, sí, sí, Es sí. Italia. Y gracias a todos. Todos paran en Casa Avelina. Grazie. Hasta la prossima. Grazie davvero, grazie. Bel cammino. Grazie. Il cammino si trovano tratti così, con questi alberi ad arco che proprio ti invitano a passare di sotto e a camminare. La voglia di camminare te la fa venire proprio la via, la strada. Sono quasi arrivato a Bruma, soltanto che c'è un problema, cioè qui chi prima arriva prima alloggia. Questa è la situazione, ci sono 22 posti qui disponibili e qui come minimo siamo il doppio, non so come andrà a finire. Sono in fila insieme ai miei amici. Ah, bellino, 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 guarda com'è carino questo. Sono sistemato e ora vado a mangiare. Ho trovato questo posto dove fanno il menù del pellegrino, Casa Grania. Questo è il mio letto per stanotte. Yes. La mia giornata oggi inizia dalla piazza che mi ha accolto quando sono arrivato il primo giorno a La Corugna. Da qui prenderò tutto il lungomare e quest'oggi sì, proverò a percorrere tutta la penisola a piedi perché finalmente mi risento in forma, i piedi sono tornati quasi alla normalità e quindi ci devo provare. Anche perché sono sincero, mi sto veramente rompendo le balle in questi giorni e non perché il meteo non era il massimo, perché la città non sia il massimo, la città è bellissima, è una figata pazzesca, è piena di storia, di cultura, architettura, arte, tutto, c'è una città assolutamente da visitare. Ma la questione è che io sono venuto in Spagna non per visitare una città, ma per fare un cammino. Quindi, bando alle ciance, si comincia la nostra avventura. E sto andando dalla parte sbagliata, devo andare di là. Hey, 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 Ruth, I don't mean to listen in, but these walls are paper thin, you know. Stanotte ho speso 8 euro per dormire qui a Bruma e la sera prima a Peseido avevo speso 7 euro. Ma quell'euro si vede tutto. 40 km a Santiago. Buon cammino! Hey, 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 Ruth, the truth isn't always clear. It's so hard to see when you are near. Hey, hey, hey. Qui che siamo un pochino più bassi, tira meno vento e quindi si sta anche molto molto meglio. Il vento intanto mi ha fatto andare via la voce, ma vabbè. Vedendo l'omino delle pulizie, il servizio pubblico di pulizie, mi ha fatto pensare anche un'altra cosa, che questa è una delle città più pulite che io abbia mai visto. Ieri sera mi sono perso per i vicoli della parte storica e ci sono intere strade, ma lunghissime, piene di ristoranti, bar, tapaseria, credo si chiamino così. Insomma, è un piccolo paradiso anche per chi ama fare viaggi e gustare la parte culinaria dei luoghi. Ecco, qui sicuramente si può sfogare, soprattutto sul pesce. È una città dove il pesce praticamente te lo tirano dietro. Come da noi, capito, tipo a Firenze passi e c'è i ristoranti con fuori le bistecche gigantesche, le fiorentine, qui tu passi e ci sono i polpi, ci sono pezzi di pesce, c'è tutto il ben di Dio, insomma, dell'ittica marina, credo si dica così. Intanto continuo la mia bella camminata su questo lungomare che si sta rivelando come immaginavo. Bellissimo. No, aspetta, fermo. Guardate il giornalaio. Cioè, questo è il giornalaio. Questa città mi entusiasma, c'è poco da fare.
visto la paura di non trovare posto stanotte, perché dice che Segueiro è impestata di pellegrini, e quindi perché convogliano lì 3 tratti di diversi cammini, e quindi è veramente impossibile trovare posto. Allora ho fissato ora una dia e ho prenotato ora un hotel, 47 euro, però veramente aveva ragione Mirko, prenotare sempre prima. Bravo Mirko, tu lo sai, io non ti sto a sentire, però dovrei stare più a sentire. No, incredibile, Jurassic Park, cioè l'ha messa anche sul carrello, così quando va in vacanza se lo porta dietro. Tra l'altro vedo delle ricostruzioni di tempi antichissimi, come questo qui che va a riprodurre Stone Age. Visto da vicino, più che Stone Age ricorda una parte, un pezzo del cerchio di Stone Age, e onestamente mi piacerebbe anche saper tradurre quello che c'è scritto sopra, inciso sopra, ma purtroppo non mi è dato saperlo, in quanto già che con lo spagnolo me la cavo un po' così, con il galiziano è ancora più difficile. Questo è uno di quei casi in cui ci vorrebbe il doc che con lo spagnolo ci va a nozze, visto che è metà spagnolo. Ecco, amici spagnoli, se ci mettete anche 2 cartelli di quelli, sapete, turistici, che spiegano un po' il che si sta vedendo, ci fate sicuramente a tutti quanti un favore della Madonna, perché almeno anche uno po' ignoranti e si riesce a capirlo. Comunque complimenti per chi ha architettato questa cosa, perché è pazzesca, è bellissima. E poi la cosa bella è che tu passi dalla città, come si vede qui dietro, all'improvviso a questo promontorio completamente naturale, con queste sculture chiaramente non originali, non sono arcaiche, però che ti danno l'idea, no? Soprattutto queste qui che arrivano ora e vengono usate da bambini per giocarci dentro. Fantastico, i bambini sono stupendi. E oh, finalmente però laggiù l'ho vista, quella, la torre di Ercole, non so se si vede da qualche parte qui, la torre di Ercole. Hola Italia. Ho appena incontrato la mia eroina, 82 anni. Me encanta Italia, me encanta Italia. ¿Es hombre italiano? He ido también.
la SMR o il vento. Ah, ASMR oceanico. Proclamata patrimonio dell'umanità UNESCO nel 2009, la Torre di Ercole è anche il faro ancora in funzione più antico esistente al mondo. Fu appunto costruita per assolvere alla funzione di faro per la navigazione nel secondo secolo d.C., durante il mandato dell'imperatore Traiano o Adriano. Il faro fu consacrato a Marte, dio della guerra, in quanto la sua funzione era anche il punto di avvistamento per proteggere il porto dell'antica città di Brigantium, ovvero l'odierna A Corugna. Se c'è un luogo che straborda di miti, leggende e storie, è proprio questo. Secondo un mito che mescola elementi celtici e greco-romani, Ercole, dopo 3 giorni e 3 notti di battaglia, uccise Gerione, il gigante tiranno. Ercole quindi ordinò che fosse costruita una torre sul punto esatto in cui aveva seppellito la testa di Gerione con le sue armi. La leggenda è così legata alla Corugna, tanto che il faro e il teschio con le ossa incrociate appaiono ancora oggi nello stemma della città. Ora devo fare un po' di fuoristrada, qua, tra queste rocce, questi muschi e licheni, e andare a ripescare un sentierino che c'è qui di sotto. Ora, non questo che si vede lì, ce n'è altri 2 di sotto, devo andare a prendere quello più basso, che poi mi riporterà alla costa di là, praticamente là. E qui si vedono anche gli altri 2, quello più lontano e quello che dovrei raggiungere io. Solo che scendere giù di qua è piuttosto complicato, soprattutto perché ho i pantaloncini corti e c'è i prunai. Il giro di oggi è un 10 più, 110 è lode, anche perché ora c'ho da fare sto bel sentierino. Interessante che si possa fare escursioni fuori strada dentro la città, perché praticamente siamo dentro la città. È spettacolare, guarda. Se avessi un pochino più di affinità con la cucina galiziana, con la quale purtroppo non mi ci sono trovato benissimo, questione di gusti, potrei quasi azzardare a dire che questa città è proprio la scarpa giusta per il mio piede. No, babbada là, dietro l'angolo, così dal nulla è comparsa sta spiaggettina, così, tipo una caletta, bellina. Vabbè, visto che sono solo le 3 del pomeriggio e c'è la spiaggetta, io voglio spiaggetta. Troppo bella. Il mare, la mia scarpa finita nell'acqua e il mio piedino marcio. Comincio a muoverli, li sto muovendo. Nei giorni scorsi non riuscivo più a muovere le dita dei piedi. Cioè, a me non mi era mai successo una cosa del genere. E ora lo posso dire, ci ho avuto paura. Davvero, mi sono proprio preoccupato perché... Valla a sapere. Cioè... He buried all of his hopes and dreams there beside the quiet stream and waited. Finalmente sono arrivato alle spiagge vicino a casa, il che vuol dire che ho terminato il mio giro. Sono anche davanti alla fontana dedicata ai surfisti, che è questa qui. Perché sì, La Corugna è anche la città del surf. Infatti qui davanti a me c'è proprio la spiaggia dove vengono a fare il surf la mattina presto i ragazzi, anche quelli della scuola di surf, perché qui ovviamente c'è anche una scuola di surf. Avventura camminereccia terminata. È andata bene, devo dire è andata bene. A parte la scarpa nell'acqua, è andata bene. Yeah, they all went down, buried in. Ho appena lasciato forse il tratto più brutto del Cammino di Santiago, perché ci sono tratti brutti anche sul Cammino di Santiago. Giacomino ha perfettamente ragione. Credo che un cammino dal percorso perfetto sia molto raro da trovare. E poi, sapete cosa? I tratti brutti in realtà sono fondamentali. Infatti, non a caso, i cammini sono la metafora perfetta della vita. I momenti brutti, tristi, quelli che proprio ti fanno rosicare dentro,
In qualche modo, per quanto ci stiano sui coglioni, sono quelli che ci portano ad apprezzare i momenti belli che seguono. Lo dice anche il mio amico Doc. Se vuoi godere del panorama in cima alla vetta, prima ti devi fare la salita. Lo so, sembra banale, però alla fine la vita gira e rigira, lei è un po' banale. Maybe hope is shallow, 'cause nothing ever grew. The ground laid fallow, only dirt beneath his shoe. Dopo 25 km, anche un po' di più, sono arrivato a Segheiro. È stata una bella tappa. Sono stanco, vado in hotel stasera. Stasera mi tratto bene. E che dire, stamattina spero di svegliarmi e trovare Mirko. Basta, Dio voglia. Arrivato in hotel a Segheiro, purtroppo Mirko mi ha detto che non mi raggiungerà se non nel giorno della partenza a Santiago. Francamente ci speravo. Ore 6 del mattino. Mi sono alzato e ho deciso di andare a prendere il pullman che mi porterà a Segheiro, dove comincia l'ultima tappa del Cammino di Santiago. Voglio arrivare a Santiago a piedi, anche perché conoscendomi, dopo tutte queste disavventure sarà molto difficile che tornerò sul Cammino di Santiago, e quindi o lo fa ora o lo fa più. Ovviamente, come ho pensato solamente Cammino di Santiago, non l'ho neanche detto, stanotte la spalla mi ha fatto dormire, ho visto veramente i sorci verdi, quindi oggi mi aspetto le peggio cose, perché vabbè. Ora 2 chilometri per arrivare alla stazione degli autobus. Ovviamente Giomino non sa che sto tornando sul cammino. L'idea è quella di fargli, diciamo, una mezza sorpresa. Il difficile è che non so dove si trovi, quindi riuscire a intercettarlo sarà una mezza sfida. Però si vedrà. Sono riuscito a prendere il pullman e ho rischiato di non prendere il pullman perché avevo solo pezzi da 50 euro e per legge non si può pagare con pezzi più grandi di 20 euro i pullman, i bus qui in Spagna, o perlomeno qui in questa zona. Fortunatamente un signore molto gentile mi ha cambiato 50 euro e ho potuto pagare, se no rimanevo qui. A me mi pare che sempre tutto accada perché voglia impedirmi di andare a questo benedetto Santiago, quindi a questo punto sono proprio curioso, ci voglio andare per capire perché non ci devo andare. Cioè, assurda sta cosa, veramente, il viaggio è assurdo. Sono arrivato a Sigüeiro, non Sigheiro come dicevo prima, sono stato pesantemente cazziato dall'autista del bus e no, in realtà è stato gentilissimo, devo dire la verità, è stato gentilissimo con tutte le persone che ho incontrato finora in Galizia. È stato buffo all'inizio perché io gli faccio buenos dias, sto bus va a Sigheiro e lui no, va a Sigüeiro, e io lì per lì non ho capito che cazzo stessi dicendo, no? Perché se uno in Italia mi fa scusa, questo è per Firenze? E io gli dico no, non è Firenze, è Firenze. Voglio dire, no, tu stai parlando con uno straniero, palesemente, mettiti un attimino anche nei suoi panni, non essere stronzo, questo dico io. Ora devo trovare un punto e appostarmi e aspettare che passi Giomino, perché non posso chiamarlo e dirgli vieni qua, se no, fine dei giorni. Non avendo gambe lunghe e soprattutto tette grosse, nessuno si è fermato. Però ho trovato questo signore e mi hanno spiegato che il bus tra poco passerà e arriverò a Segheiro. Spero, perché sono già le
5 alle 9. Chase away the lightning clouds until you finally get old and gray. Sono a 1 ora e mezzo di attesa e ancora non si è visto. Vabbè, intanto che aspetto l'arrivo dello stronzone mi faccio un cappuccino e provo anche per la prima volta i churros in questo bar strapieno di pellegrini. Si vede che siamo vicini a Santiago. Guardate quanti pellegrini e c'è. I churros ovviamente sono fritti. Quanta roba fritta mangiate spagnoli? Ma come fate a morire di buono il fegato e vi è esploso? Se io mangiassi tutta la quantità di fritto e mangiare loro sarei già morto da mo'. Buon per loro lo possano fare. Sa d'olio. Buono. Eccolo. Forse eccolo. Eccolo. Ora mi nascondo. Stordito com'è, di sicuro non mi vede. Testa di azzo, ti muovo o no? Andiamo, forza! Lo sai vero che oggi ti sfondo il Sì, lo so. Sono tornata, sono un leone, cazzo. Vieni che te l'appoggio, vieni che te l'appoggio. Ma gatta. Forza? Ci sei? Madonna. Come stai? Stanco, però. Bene, perché ho dormito 2 notti in ostello. Hai provato, urrà! Ostello bordello. Ti è garbato, l'ostello, letto a castello. La gente, a parte la gente russa, non tu la fate dormire uno. L'ho detto che ho dormito, sicuramente ho russato più. Io non lo so. La sera prima tu avevi 20 amici, il giorno dopo 20 persone che ti odiavano sul cammino. Gli haters. Adesso tu hai 40 haters. Però. Dai, sei pronto? L'ultima, Sì. Oggi si arriva a Madrid. Lì. A Madrid si arriva oggi. Sì. No, va. ¿A qué hora se arriba? 7:30? Ma con che cazzo sei arrivato? Con l'aereo, col pullman sono arrivato. E dalle 6 sono in giro occidentale. Andiamo. Senti, ma il cammino è dall'altra parte, giusto? Sì. E perché si sta andando di qua? Perché ti volevo far vedere un punto troppo bello che si vedeva. Che si vede arrivando a Segheiro. E qui purtroppo non ho trovato posto. No, peccato. Non ho trovato posto, però ho parlato con una ragazza italiana, mi ha detto che non costa poco, 18 euro. Ah. Però wifi, camera con 2 letti. Ecco Mirko, siamo arrivati a questo punto qui, è quello che ti volevo far vedere. E ieri quando sono arrivato, che dopo 25 km è emozionante perché tu vivi, ecco questo punto qui io ho proprio vissuto il cammino di Santiago, perché non lo so come mai, è particolare, è un ponticino in mezzo a questo parco prima di Segheiro. Segueiro. Segueiro. Vabbè, non ce la faremo mai. Come si dice, signora? Segueiro. Gracias, muchas gracias. ¿Ustedes que van hacia allá? No. Vamos a Roma. Yo sé que son de Roma italiana. Io ti volevo far vedere questo, è troppo bellino. Allora senti, ora studio un attimino la scena, cerco l'inquadratura migliore E si torna indietro nel tempo. Bravo. Ora il ponticino te l'ho mortalato, ti va bene? Grazie, è un regalo. Si può adesso cominciare il cammino? Vai! Mirko gli ha preso un po' la mano, si è fatto prendere un po' la mano e guardate, potete vedere che ha comprato praticamente il negozio. Quanto costa il negozio? Barato. Sì, ha comprato tutto. Calmati Mirko, calma. Sono calvissimo. Comunque non siamo ancora partiti, siamo ancora qui. Quale ti piace di più per la ricordo? Questo colorato. Questo è bellino. Gracias. Muchas gracias. Ciao. Ciao. Questo è per te, questo è il nostro clan
e tu puoi buscare i nostri video su YouTube. E stai su YouTube. Miraré. Gracias. Gracias. Ciao! Quanto è bello stare insieme a te. Ti voglio bene. Dentate. Cioè, si è sentita al microfono? No. Ora possiamo cominciare il cammino? No, mi devo fermare ancora, perché tutto quello che non abbiamo fatto insieme in 5 giorni, li voglio fare ora! Cazzo! Si può dire cazzo? Ora! A voglia. Andiamo a camminare. Ah, guarda Mico, c'è il fiume dove fanno kayak. Guarda, l'ho letto. Quindi è un fiume che fa kayak. Perché non si fa kayak noi fino a Santiago? Noi si fa kayak da una Si fa vita. kayak da una vita. I'll watch the day's final hour, wandering on my years, the ones that passed me by, and the one that is here. And I suppose that somewhere in the darkest corner of my thought, where the years are coming in hard, I was sweating drops of blood, crying out to my Father, but ain't there any other way that will not lead to my crucifixion? Or is the world really in that much need of fixing? Che ti sembra sto prato, Giovino? Direi bello, vada, vedi come va ondulato, perfetto. Se ci si ferma via a fare colazione, si mette il pleddino in terra. È lì, Il picnic. Andiamo, va. C'è un po' di freschino, con questo vento, però. No, io ho fame, anche perché che ne sono l'11? Sono l'11:42. Quasi mezzogiorno. Allora si fa il brunch. Perché poi ho visto la carta altimetrica, dopo c'è un par di montagnole da scalare. Da scalare, sì, davvero. Comunque io giacchetto, Ciccio. No, ora me lo metto anch'io. Sì. Questi giorni mi ha salvato la vita, Ci credo, perché col vento dell'oceano. Ma anche quando stavo male, se non avevo questo che mi isolava, Madonna. Buono, allora mettiamoli uno contro l'altro, ma il solito. Inauguriamo la nuova copertina. Allora, questo è il tuo. Mettilo qui. Nell'angolo, già mio. Se no occupa tutto lo spazio per nulla. Anche una cosa dietro. Una bacchetta. Hola! Mirko, sei sbagliato a fermarsi. Hola! Non l'ho visto, ma meglio se non le vedo, guarda, da retta. Vai. E si riparte! Il signore di questa casa, fantastico, ci ha lasciato qui le mele, ci ha urlato prima: Pellegrini, la volete una mela? Di quelle este naturali, non c'è dato nulla, è buona! Ovviamente non l'ha detto un toscano, l'ha detto in spagnolo. Hola, lascio la mela nel maiolo. Esatto, una cosa del genere. La manzana, vedete la manzana? E noi ora si piglia la manzana buona, eccola qua. Si sgranocchia e si va via. Due, vai, vieni anche a me. La manzana spagnola. Guarda come è aspra. Non gli dà il trattamento, ha detto, però. Whoever said that love is blind, he didn't understand mankind. What it really meant to say is that love can't see shades of grey. Siamo sotto i 10! Stiani! Davvero? 9.771 a Santiago! Dai! Oggi sono stanco, sono veramente stanco. Hai fatto un cammino, almeno te. La magliaraccia proprio. Perché te l'hai fatto il cammino. Vabbè, ma te tu hai fatto il cammino di quelli di salute, che ragazzi io l'ho visto bianco com'era,
Io pensavo di riportare in verticale, di riportare in orizzontale, scusami. Appeso. Ma io voglio una casa terrazzata. Com'è il patio? Cos'è questa? Sì. Ma come sono belle, ma quanto ce n'è da queste parti? Questa vabbè, c'ha ore. Con l'irrigazione, Questa va, ora non si vede tanto, ma no, c'è ma proprio i mega finestroni che mi garbano a me, che figata. Ah, un ristorante? Bello, col parco. Che figata. Tutto verde, Sì. Perfetto. C'è di bello che anche a sto giro i nostri documentari danno un sacco di informazioni utili. Sì, gira a chi li destra, a guarda. sinistra, Sì. attenzione. Quando mi sono girato e tu mi hai chiamato, Giovino, mi sento male. Ma quando? Giovino, è soggetto così temporale. brutto, è così brutto che non mi viene in mente. A Ferrol. Bravo. Ah, il primo giorno. Il primo giorno. Io mi sono veramente impaurito. Perché? Ma non perché ti ho visto bianco come Casper, ma perché quando tu mi hai detto toccami la fronte, quando vedi uno grondare bianco muccencio, che ti aspetti? Tocchi la fronte e senti il freddo. Te invece 2000 eri gradi. un ballotto, come avevi infilato la mano Sì, in un'acqua bollente. 40 gradi. Dai che ce la facciamo, dai Giovino, siamo in cima. È il monte più alto di oggi, dai. Che pesa, Dai, forza. Venga, guarda il panorama. No. Bello. Ecco che Giovino stalkerizza la gente per rubargli l'acqua. Che t'ha detto? Che questo lui ce l'ha ma non è potabile. Ah, Però di 100 metri c'è. ok, in realtà lo sai che era potabile, non te la voleva dare. Sì, ha detto anche italiano? E si sta girato l'angolo, ha fatto via. Comunque secondo me diceva 100 metri dall'altra parte. No, diceva 100 metri da Pistoia. Ma vedete quanto è bello il panorama, la vegetazione, questi alberi, questi boschetti. Cioè sembrano boschi incantati, è uno spettacolo. Poi abbiamo visto prima, c'è proprio il muretto di contenimento della strada, ma vecchio. Sì, infatti sotto di noi a tratti salta fuori anche il selciato antico, quindi chissà, magari siamo davvero sulla vecchia strada, quella che una volta veniva percorsa dai cavalieri per andare a Santiago. Allora, forse dalla GoPro non si capisce, ma qui vorresti essere in qualche altro posto davvero, a parte in una bella piscina con 2 chicas che ti fanno... E appunto, dall'equazione escludiamo le donne? Sì, esatto. E allora no, in questo momento no, sto bene. Ecco. In questo momento sto proprio bene, sinceramente, te? Giovino, birra, Giovino, abbiamo trovato la posata del pellegrino. Vai che siamo pellegrini. Buon cammino, guarda che bello. C'è anche la musichettina. Che spettacolo. Ha chiuso. Cammino inglese, ma guarda che bello, tutto disegnato. Bello. Che bello essere tornati qui, che ero andato via qua io. Completamente, mi aveva devastato quel cazzo di infestazione. Sta serrato? Come sta serrato? Un bote o algo para poder llevar. Sta serrato. Sì. Grande, pequeña. Grazie. Comunque, anche se stava chiudendo, ci ha dato l'acqua, gentilissimo, ci ha fatto sedere, non si sa perché sta chiudendo un posto per pellegrini sul cammino. Un po' forse le 10 di sera. Sì, no.
Vabbè. Comunque tralasciamo. Qui si riprende senza mani perché, come dice Giovannino giustamente, qui è wow. Selciato antico. No, incredibile. Cioè, che passa in mezzo ai campi. Cippetto in fondo. Bellissimo, bellissimo. Se mi muovo tutto si muove anche la camera, guarda, senza mani, che bello. Lei è stanca. Sono Silvan, re dei maghi. Senza mani. Freccia. Pi, 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 pi. Andiamo, si va a Santiago. Buon cammino. My hip is hurting a little bit. Ah, ok. Ecco cosa faccio, cose normali per fare delle inquadrature. No, I don't know. But I used to go. E a pochi chilometri da Santiago abbiamo anche trovato un bar con il self-service dove poter pranzare. Peccato che ormai sono il pomeriggio e da 2 siamo diventati 3 e finalmente c'è anche una ragazza, Anna from Switzerland. Hello Anna! Quella che abbiamo abordato prima proprio come dei maniaci sessuali, come avete visto, adesso con noi. Il bello della Spagna, ordini il caffè macchiato e ti portano anche il pollo fritto o le patate. Ma mica in Italia che ti danno sì e no un cioccolatino. E soprattutto non si mangia. Noi si mangia come se ci fosse un domani. Vero, vero Anna, vero. Say yes, say yes. Sì. Say wow. Wow. Giovannino sta buono due figlioli, te lo ricordo, è giovane. No, io, per carità. Fatti chiamare babbo. Thank you Anna. Ma sei pronto? Andiamo, voglio andare a Santiago, forza! Dai. Andiamo! E si riparte! E ora siamo a Sant'Agostino. È vero, ora siamo a Sant'Agostino, cazzo, è uguale. Qui c'è Rindy. Ciao Rindy! C'è il timbro. Ormai mancano più o meno 3 km al nostro arrivo. Siamo sull'asfalto da chilometri, ma chi se ne frega. Qua non lo so, l'asfalto fa un effetto differente. E siamo entrati in questo piccolo borgo che credo sia un po' la periferia della città, visto che manca poco. I prefer walking in the woods. Yeah, on of course. natural ways, In but the forest. But the houses are nice here. Yeah. And the weather is really good. The sun is shining. And also the company, see. The pen is on the table. The company is amazing. Amazing company. I don't have to walk alone. That's great. Yeah. You found your, come si dice? Your bodyguards. Exactly. Your father and your hound. Who's who? He is the father. Oh, okay. I'm the cousin, you know. What's this? Somebody explained me that is a container for mice. Mice. Yeah, corn. yes. Yeah. Okay. It looks like a it church, looks but like a mini church. Yeah, Yeah. mini church, but So it's I for thought- mice. Oh, okay. Yeah. Because it has like the cross on Yeah, it. and yeah. everything. and it's everywhere here. Yeah. Yeah, everywhere. I was wondering if it was like a personal chapel for each house. No, yeah, I think thought the the same. same. I thought the same. Buenos dias. Buenas días. Buenas tardes. Buenas tardes. Ciao. Ciao. Sta llegando. Siamo vicini. We're almost in Santiago. I think 2 kilometers left, or how much? Almost there. Che figata, abbiamo trovato la camera in Svizzera, è pure gnocca. Meno male non capisce. E qui c'è Santo McDonald. Ale! We love you. Grazie. Ha imparato anche l'italiano. High speed, we drove fast on icy ground, losing grip on. We did
Siamo nei vicoli di Santiago, i vicoli che ci hanno accolto e adesso ci stanno portando fino alla cattedrale, si spera. Qui c'è qualche negozio di gadget, eh? Giusto qualcuno. Ma tanto noi Giomino si è già speso 120 euro stamattina, cioè Sì, infatti. si è comprato tutto in negozio. Are you ready, Anna? Giacomino, sei pronto? Sì. Stiamo arrivando. Non è buio qui. Ci siamo. It's amazing, it's really fucking amazing. Ragazzi, siamo nella patria dei pellegrini. Siamo arrivati a Santiago de Compostela. Yeah! So many pilgrims. Yeah, it's full of pilgrims. Siamo arrivati. È fantastico e ce l'hai fatta. Ti No, sei fatto tutto ce il cammino. l'abbiamo fatta. No, te, io non l'ho fatto. No. Tutte Te e tu due l'hai perché fatto. te tu hai patito, l'ho visto io e lui ha patito e quindi l'abbiamo fatto insieme. I'm really happy. I'm so glad I'm finally here, and I don't know, it was a really great experience. My feet are hurting, but it's nice to be here. And it's really nice that you guys came and talked to me because I was really hurting. Yeah, I know. It was really nice. Anna è una ragazza fantastica. È quasi incredibile come abbiamo legato in così poco tempo. E non è l'unica. Ci sono Letizia e Lollo, Annalisa, Marica, Marco e Luca, Danilo, Anna. Le connessioni che si creano qui sono uniche. Come è unica questa incredibile magia che si respira camminando per i vicoli di Santiago, invasa da migliaia di persone che, come sotto effetto di un incantesimo, vagano per la città strafatti di felicità. He's gentle and kind and totally blind to not see the life we could lead. And he is destined to be my favorite regret. In bad times and good, I've steadfast. E a questo punto del film è giunto il momento di chiedersi: cosa mi ha insegnato questa esperienza? Per cominciare, che bisogna sempre essere pronti a tutto, soprattutto a cavarsela da soli, perché quando la sfiga ti piomba in testa all'improvviso, gli altri si scansano. E come biasimarli? Ho imparato che bisogna aver fiducia anche negli imprevisti, che a volte ti fanno scoprire luoghi meravigliosi. Ho imparato che in quest'era dove la realtà aumentata dilaga, noi piccoli esseri umani abbiamo ancora voglia di condividere ed emozionarci nella vita reale. Riguardo al cammino, non sono la persona più indicata per esprimere un giudizio, ma una cosa la voglio dire. Cara vecchia Galizia, non finisce qui. Ci rivedremo. Ah, se ci rivedremo.
We're here at the start, where the words fall apart, where language is lost in the wind. The syllables sway in an ancient ballet, the meaningless sounds that we sing. Sleep, baby, sleep, baby, sleep till